Oggi vi presento la storia di Emanuele. È una storia un po' complicata, un po' apparentemente assurda e forse non è per tutti. Emanuele è un ragazzone, sarà alto 1,90 m, aspetto da palestrato, sembra un muratore, un imbianchino, qualcosa del genere. E questo è il modo in cui si presenta a me la prima volta. Viene accompagnato da una bella ragazza, però non vuole farla entrare, la lascia in sala d'attesa, entra da solo, con un passo un po' strascicato, testa bassa, e quando si siede se ne sta qualche minuto in silenzio con la testa tra le mani, anche lui rasato a zero, come se volesse lasciare che la sua angoscia prendesse tutto lo spazio della stanza. Mi guarda con i suoi occhi blu, tristi, disperati, ma tutto sommato buoni. Si percepisce da questo silenzio che ha una rabbia fortissima in corpo, che è molto agitato, molto nervoso e non sa da che parte cominciare. Dopo un lungo silenzio introduce così il suo problema. Dottore, io sono una donna. E già qui io cerco di non strabuzzare gli occhi, perché vedendo un ragazzone enorme vestito da muratore tutto mi aspettavo, ma non quella frase. Dottore, io sono una donna costretta in un corpo di uomo perché Dio ha voluto punirla. La cosa è un po' complicata, ancora più complicata se pensate che tutto questo è attribuito a una punizione divina. Dio, secondo lui, per punirla, al femminile perché lui si sente una donna, l'avrebbe messo in un corpo di uomo. Cerco di seguire il suo racconto e gli chiedo: ma qual è la punizione? E lui rapido mi risponde: Dio vuole che io faccia agli uomini quello che fanno le donne. Sicuramente è una questione sessuale, ma lui non specifica quale. Lasciamo in sospeso questo punto. A me subito viene in mente che Freud nei suoi scritti aveva raccontato un caso molto simile, il caso del presidente Schreber. Questo caso divenne molto famoso nei primi anni del Novecento perché trattava un delirio paranoico di tipo mistico. Chi era il presidente Schreber? Era il presidente della Corte d'Appello di Dresda, quindi il massimo grado di un magistrato. Costui, uomo molto erudito, molto intelligente, quando diventò presidente della Corte d'Appello, sviluppò un grave delirio paranoico in cui riteneva di essere stato prescelto da Dio per diventare una donna. Chi vuole conoscere meglio il caso del presidente Schreber, guardi il video che ho fatto su questo. Adesso torniamo al nostro Emanuele. A seguito di questo racconto lui tace e io mi domando se per caso sia un omosessuale. Lui subito però precisa che a lui gli uomini non piacciono e dicendo così si sente la sua rabbia, costretto ma arrabbiato per questa costrizione, una punizione. Lui dice proprio: no, gli uomini mi fanno schifo, pensi che schifo sono costretto a fare perché Dio ce l'ha con me. E qui si capisce che non c'è niente di religioso in tutto questo, c'è solo una specie di delirio in cui lui immagina che Dio lo abbia punito, ma non è una persona a cui interessano le questioni religiose. Gli chiedo della sua fidanzata, quella che aspetta nella sala d'attesa, e lui mi dice: ho dovuto farmi accompagnare perché non riesco più a guidare. Io chiedo spiegazioni e lui mi dice che ha avuto degli attacchi di panico. Chiedo di spiegarmi meglio e lui racconta che con la sua fidanzata hanno progettato di andare a vivere insieme. Fatto il progetto, deciso il posto, arredata la casa, viene il giorno del trasloco. Traslocano la sera in tutta fretta perché lui lavora tutto il giorno. La mattina dopo lui, accompagnato da lei, vanno a fare la spesa al supermercato e lui, nel bel mezzo del supermercato, ha un attacco di panico. Un attacco molto forte in cui lui addirittura
è costretto a sdraiarsi per terra, vede tutto sfocato, palpitazioni a mille, un vero e proprio attacco di panico di quelli molto pesanti. Per un soffio riescono a evitare di chiamare l'ambulanza, soprattutto perché lei lo aiuta. Con il senno di poi e riflettendo un attimo è evidente perché gli è venuto l'attacco di panico. Hanno appena traslocato, lui sta per iniziare la sua convivenza, ma essendo che ha questi pensieri per cui lui si sente una donna, vive come una paura atroce dover andare a vivere con una donna, perché lui è una donna. Nel suo pensiero è così. Quindi questa cosa gli può scatenare il panico, ma certo, un passaggio che lo terrorizza. Allora io non sono molto convinto di poter affrontare questa situazione e lo invito ad un consulto psichiatrico da un mio conoscente molto competente. Speravo di essermi liberato, per dirla con termini religiosi, passi da me questo calice, ma dopo qualche giorno mi arriva una telefonata da questo psichiatra, il quale mi dice: no, guarda, non è un delirio, ci è andato molto vicino, ma non è un delirio, quindi dovrai occupartene tu. Accetto a malincuore di vederlo e iniziano una serie di colloqui. Cosa sarà successo? Non posso raccontarvelo oggi. Se ti interessa, dovrai guardarti la seconda puntata. Nel frattempo, pensaci.